Amici del Portale del Verde, eccoci qui oggi a parlare di piante mediterranee al nord. Ebbene sì, ho provato quest'anno a proteggere una bougainville che di solito andavo a togliere dalla fioriera e la ricoveravo in garage come faccio con la mia mandevilla. Quest'anno ho voluto cambiare, ho provato a mettere questo sacchetto protettivo e vedere come si comporta durante l'inverno. Adesso siamo praticamente a metà gennaio. Andiamo a vedere la situazione della nostra bougainville e vediamo come si sta comportando. State con me. Allora, intanto prima di andare a togliere il cellophane protettivo vi faccio vedere un po' la situazione che si crea all'interno. Non ho sigillato giù in fondo, ho messo proprio il cellophane così appoggiato per far sì che possa entrare anche dell'aria, ma come vedete si crea questo microclima all'interno, vi è parecchia acqua che cade, queste goccioline che cadono sulla pianta, e basta quello per portarla avanti durante l'inverno. Se vediamo che non si crea questa situazione, comunque possiamo, alzando qui sotto, andare a mettere appunto dell'acqua così alla base della nostra pianta. In inverno le piante bevono sicuramente molto poco rispetto all'estate. Adesso andiamo a togliere il cellophane e vediamo la situazione all'interno. Bene, allora come potete vedere la pianta sta bene, non dico che è in splendida forma, ma ottima forma sicuramente. Come vedete sopra vi sono ancora delle foglie, ma soprattutto sotto andiamo a vedere i rami più bassi, quelli più protetti. Guardate che belli che sono ancora. Calcoliamo che questa pianta è in questa situazione ormai da più di 2 mesi, l'ho incappucciata circa 2 mesi fa, e da circa 10 giorni passa tutte le notti abbondantemente sotto zero. Qui ha fatto delle notti dove il termometro è andato a -6, -7, ha nevicato anche spesso durante questo inverno. Il caco, lo aveva detto chi ha visto il video del caco, aveva predetto neve a palate e così è stato. Un inverno rigido, diciamo. Allora io come vedete ho potato la mia bougainville, l'ho ridotta ai minimi termini e per fare questa prova l'ho incappucciata con un piccolo cellophane. Sicuramente, visto come si sta comportando, l'anno prossimo non farò una cosa di questo tipo, ma andrò a proteggerla nella sua interezza. Toglierò qualche ramo magari secco, però andrò a proteggerla totalmente. Allora, andiamo a spiegare anche come mai quest'anno ho deciso di fare questo esperimento. Dico esperimento perché io normalmente con la mia mandevilla, che anche lei è una pianta mediterranea, mi comporto in questo modo, e ho girato tra l'altro diversi video dove faccio vedere che vado a togliere la pianta, la riduco ai minimi termini, la porto in garage, gli faccio fare i mesi invernali in garage e poi in primavera la ripresento. Questo sistema funziona, ma logicamente non possiamo avere la pianta in tutta il suo splendore, cioè non possiamo vedere, per dire, la bougainville che va a arrampicarsi metri e metri sulla nostra casa, perché tutti gli anni andiamo a tagliare. Quindi l'esperimento che ho fatto quest'anno vuole essere proprio l'inizio di un cambiamento. Ho visto delle case qui vicino a me che hanno delle splendide bougainville, stiamo parlando di case che hanno veramente tanti anni e perciò piante che hanno sicuramente più di 15-20 anni, piante che diventano enormi. La bougainville è una di quelle piante che, se trova le condizioni ideali, diventa veramente di svariati metri di altezza, e quindi ho deciso di fare questo esperimento. L'esperimento, come avete visto, sta procedendo bene, e quindi l'anno prossimo non andrò a mettere un piccolo cappuccio di cellophane, ma andrò proprio a proteggerla a ridosso del muro con un tessuto, non tessuto, o sempre con del cellophane. Cercherò di proteggerla senza andare a potarla, così riducendola ai minimi termini, e in questo modo si può avere anche una pianta di dimensioni generose anche qui al nord, perché chi abita al nord spesso guarda con un occhio anche così un po' tra virgolette di invidia chi abita al centro-sud, che ha la possibilità di avere queste piante appunto mediterranee all'esterno senza preoccupazioni. Ecco, un'altra cosa che si può fare è quella di andare a pacciamare, mettere un bello strato di foglie, oppure mettere anche della corteccia. Tutte queste cose noi al nord siamo abituati a farle per cercare di proteggere le nostre piante, ma non sempre ci riusciamo.
Bene, allora questo video veloce oggi era dedicato alle persone che come me abitano al nord e vogliono avere delle piante mediterranee nel loro giardino. Io vi invito a lasciare un vostro commento, ditemi come vi comportate voi che avete queste piante che non dovrebbero crescere al nord, ma invece riuscite con grande successo ad averle nel vostro giardino. Ditemi come fate, se andate appunto a proteggerle col tessuto o non tessuto, se pacciamate in un altro modo rispetto a quello che io ho indicato. Insomma, fateci sapere come vi comportate, e questa condivisione porterà sicuramente altri appassionati di giardinaggio a metterla alla prova e un domani a potervi anche ringraziare. Io come sempre vi saluto, vi invito a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e iscrivetevi al mio canale. Ciao, alla prossima!